Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di aprile. Prenderò quella che è uscita per prima. Ragazzi, forse era meglio una delle altre. Abbiamo la carta della torre. Periodo di destrutturazione. Quando c'è la carta della torre, cascano le certezze che sono state valide fino a questo momento. Possono essere sicurezze a livello di ideologie, a livello di relazioni, magari, o anche di situazioni. Ha sempre anche un po' a che vedere con il proprio ego, quindi si parla anche qui di una destrutturazione del proprio ego. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire significato di più oroscopi, è una guida proprio. Trovate il link al corso di tarocchi di maggio 2023, trovate anche il link alla sezione degli abbonamenti e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Insomma, date sempre un'occhiata tra i commenti e la descrizione perché ci sono cose che potrebbero interessarvi. Ragazzi, partiamo con un 10 di denari, un 6 di spade, il 2 di bastoni, nuovamente la torre, 9 di pentacoli, 6 di bastoni, regina di bastoni e la carta del sole. Allora, il 10 di denari mi dice che si parte da una situazione di gruppo. Normalmente è una carta che parla di abbondanza, di risultati raggiunti, di compimento e fa riferimento alla famiglia allargata. Vi dico che qui ho come la sensazione che nella seconda parte di aprile sarete portati a, può essere anche spostarvi per raggiungere i vostri obiettivi, può essere anche per andare verso una persona. Il 6 di spade è una carta che dice che bisogna allontanarsi da dove si è, non necessariamente a livello fisico, ma per qualcuno magari anche. Semplicemente allontanare la testa, perché un 6 di spade parla di mente, parla di pensieri, quindi molte volte basta allontanarsi da certi pensieri per cambiare il tipo di vibrazione. Ma perché ho come la sensazione che sarete portati a dover effettuare una scelta per amor proprio, per dare valore a voi stessi. Interessante. Questa torre sicuramente vi farà redirigere redirigere la fiaba, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere carta per carta, poi queste le vediamo direttamente con i mini tarocchi. Andiamo a vedere il 10 di denari. Abbiamo un altro 10, un 10 di bastoni. Abbiamo il re di spade, un 9 di bastoni e la carta della stella. Ragazzi, qui può essere la famiglia di origine tranquillamente e il re di spade rappresentare il padre o comunque diciamo il capoclan, per capirci, se è una famiglia allargata, visto che comunque normalmente con i 10 di pentacoli si parla proprio di un gruppo grande, di una famiglia grande, composta anche da nonni, da cugini, zii e via dicendo. C'è un qualche peso inerente a questa famiglia che vi portate dietro e che avete bisogno ehm, di lasciare andare. Andiamo a vedere 6 di spade. 6 di pentacoli e asso di spade. Ho come la sensazione che non veniate apprezzati, che non veniate considerati in questa famiglia o gruppo sociale, perché ricordo che questa è una lettura anche sugli affetti, quindi non necessariamente
deve essere per forza una relazione di coppia o romantica. Ehm, quindi sì, ho come la sensazione che dove siete adesso non siate considerati come a voi piacerebbe, come voi sentite di dover essere considerati. Quindi è un po' come se vi alienaste per un periodo. Diciamo che non vi è molto utile a fare quel tipo di discorso sull'amor proprio di cui parlavamo all'inizio. Però andiamo a vedere questo due di bastoni, perché secondo me qui c'è uh, c'è prospettiva per il futuro. Regina di coppe, fante di bastoni, luna e cavaliere di spade. Allora, se fosse una relazione, allora, se fosse una famiglia, ragazzi, vi dico che potrebbe esserci una questione del tipo moglie e marito in disaccordo per qualche cosa che devono fare i figli. Quindi qui si tratta di o andare contro il marito e appoggiare i figli o stare con il marito e andare contro i figli. Una cosa per lo stile. Oppure, nel caso fosse per voi una relazione romantica, ho come la sensazione che una persona sia ehm, un po' troppo comandona, perché qui abbiamo due figure, quindi potrebbero essere due persone, cioè in realtà sono tre figure, però potrebbero essere due persone, anche perché qui c'è un due di bastoni, o potrebbero essere due situazioni, tipo una vecchia e una nuova. Ma con questa luna al contrario, o sono paure che ritornano dal passato, o è proprio una persona, ragazzi, che nella terza settimana di aprile potrebbe fare capolino. Fatemi vedere la torre. Mm, mm. Un'altra volta al sole e un cavaliere di coppe. È come se non arrivasse quella proposta che voi vi aspettate da parte di questa persona, o l'aiuto, se per caso per voi è il re di spade, che magari è un padre, state aspettando un aiuto, una spinta, un input per cercare la vostra indipendenza, ma quel tipo di proposta, quel tipo di aiuto non credo che arriverà, ragazzi. O può anche essere che qualcuno romperà una promessa. Mm. Andiamo a vedere il 9 di denari. Matto e papa. Ragazzi, allora, qua vi dico, scusate, voglio vedere ancora un attimo una carta per il sole. Mm. No, perché un'altra sfumatura di questo gruppo di carte potrebbe essere che, perché quando c'è il crollo delle sicurezze, non è sempre detto che siano crolli negativi, cioè nel momento quando c'è la torre sì, però se per esempio io sono certa che quella persona non farà mai un passo in avanti, ecco, potrebbe in questo momento crollarmi quel tipo di certezza, nel senso che la persona potrebbe fare un passo in avanti. Vi dico questo perché? Perché è vero che il matto è al contrario, ok? Quindi il matto è una persona, è un'energia, scusate, di troppa impulsività quando è al contrario così, ma è anche vero che c'è una guida spirituale in arrivo. È una guida olistica, ve lo dico perché sento un forte profumo di incenso indiano e io in questo momento non ho l'incenso acceso. Ehm, una guida spirituale che vi aiuterà a lavorare sul vostro amor proprio. Io vedo che c'è anche il 6 di bastoni, che parla di successo. Sono due carte che parlano di riconoscimenti, parlano. Io sento che riuscirete a trascinarvi dietro della gente in questo vostro
progetto, in questo vostro movimento. Se fosse una persona sola, per esempio, verso la quale voi volete andare, c'è qualcosa qua che si ufficializza, che va al piano successivo. Datemi qualche carta per i 6 di bastoni. 7 di spade, 3 di pentacoli e fante di pentacoli al contrario. È come se venissero a galla degli altarini, ragazzi, è come se... può essere che qualcuno si renda conto del reale motivo per cui non ci sia stato l'appoggio di cui che ci si aspettava. Quindi magari si pensa che una persona non abbia dato l'appoggio perché magari non si fidava di voi, e invece poi scoprite che, non lo so, ipotesi, non aveva abbastanza denaro in quel momento da potervene prestare. Vi dirò, c'è un 9 di pentacoli, quindi eredità, abbondanza, indipendenza, vincite al gioco, aiuti di tipo divino. La carta del matto è una carta di imprevedibilità. È come se ad un certo punto questa torre arriva sì per scuotervi, ma in realtà quello che arriva è indipendenza. La carta del Papa molte volte, ragazzi, fa riferimento ai contratti, ok? Quindi può essere un contratto di matrimonio perché è un Papa, quindi può esserci qualche cosa di ufficiale in questo senso, ma potrebbe anche essere per esempio il contratto di una casa, adesso poi ognuno lo applichi alla propria realtà, come dico sempre. Anzi, direi che in molti casi è come se qualcuno riuscisse ad aggiudicarsi all'asta una casa. Andiamo a vedere la regina di bastoni e letteralmente... Wow, un'altra volta il 9 di pentacoli. E poi vi ricordo che a fine lettura avete comunque il sole, Il sole è una carta di abbondanza, è una carta di prosperità, di crescita, di genuinità, di fratellanza, anche di bambini. Se è quello che voi volete, fate attenzione perché avete 2 volte il 9 di pentacoli e 2 volte il sole. Avete anche l'asso di denari. La regina di bastoni è spiegata da un 9 di pentacoli e dal 4 di spade al contrario. Siete in working in progress, andando verso la vostra espansione. C'è una regina di bastoni e il sole, 2 carte di fuoco, bastoni anche qui. Vi sento andare verso il vostro potere personale, sento come se fosse sì, un momento di risveglio del proprio potere personale e amor proprio. Sono 2 cose collegate comunque anche al terzo chakra, no? E il sole è collegato appunto al terzo chakra. Quindi magari potete indossare un occhio di tigre o un topazio, un quarzo, citrino per il terzo chakra che aiutano comunque a rimetterlo in equilibrio. Sta di fatto, ragazzi, che qui uscite da questa fase un po' così, un po'... Non era neanche tanto male, era solo un po' stanca, mi verrebbe da dire, con questa torre che cambierà gli equilibri delle cose. Se foste in una relazione o nella scelta di più persone, qui arriverete a scegliere una persona che guardate, in realtà con la carta del sole sento che potrebbe essere la persona con la quale si instaura un rapporto di amicizia più genuino. Cioè, se avete, perché qui veramente avete tante figure, quindi se non è una situazione familiare, ma è una situazione magari di conoscenza, avete conosciuto varie persone, insomma, e vi state chiedendo, le carte consigliano di valutare con quale di queste conoscenze vi sentite più amici, si potrebbe instaurare un rapporto più sincero, più amichevole. Ragazzi, per qualcuno la torre, perché comunque non vi nego che queste sono carte di indipendenza, anche se questa è una carta di contratti. Perché per qualcuno potrebbe anche essere il rompere un legame, perché qui c'è l'andare, e lavorare sull'amor proprio, sentirsi vincitori e indipendenti, liberi di far brillare il proprio sole, la propria essenza.
E che anche qui ho 2 cavalli. Secondo me siete in una fase di decisione tra chi continuare a frequentare. Per molte persone è così. Andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo che cosa riesco a dirvi. O magari non sono 2 persone, sono 2 possibilità all'interno della relazione. Adesso anche lì ognuno lo applichi alla propria realtà. Wow, allora, carta numero 1, mindfulness. Questa carta vi invita a mantenere una quiete mentale, una presenza pacifica, una sorta di presenza zen nel qui e ora. E abbiamo poi carta numero 14 che parla di quello che è l'albero genealogico, l'albero familiare e parla di espansione e di legami anche con gli avi. Quindi qui potrebbe esserci qualche cosa legato alle discendenze, anche perché il 9 di Pentacoli è una carta che parla proprio di eredità, di ricchezze acquisite però, non lavorate, per capirci. Cari amici dei pesci, io spero che questa lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo sapere con un like, con un commento, una condivisione, con la vostra iscrizione, con una donazione, con il vostro abbonamento. Ogni modo per supportare il canale per me è importante. Di fatto voglio ringraziare tutte le persone che già lo fanno, che supportano il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!